Salve a tutti, io sono Angelica e con Ugo continuiamo a parlare di manutenzione 4.0. Oggi nello specifico affrontiamo e spieghiamo nel dettaglio uno dei nostri case study in esperienza di Vitesco, gruppo Continental che si è rivolto a Zerint per trovare una soluzione per azioni di monitoraggio 4.0, manutenzione. Qual era la loro sfida e qual era la loro esigenza? Buongiorno a tutti, la loro esigenza era diminuire i fermi macchina di una macchina di test. In particolare in Vitesco vengono prodotti iniettori per motori diesel e hanno delle macchine di test che utilizzano pressioni elevate, perché comunque gli iniettori naturalmente per il diesel hanno determinate pressioni di esercizio e quindi successivamente alla fase di produzione, durante la fase di testing, avevano dei problemi su alcune valvole pneumatiche che si rompevano per cause diciamo non sempre note e quindi non si riusciva a storicizzare, a programmare il fermo macchina. Okay. Questo era il problema. Non riuscivano a programmare il fermo macchina, che diciamo è invece uno dei parametri più importanti da conoscere per far funzionare bene le macchine. Esatto, perché comunque causava oltre al fermo macchina in sé, che quindi non poteva eseguire i test, comportava costi con squadra di manutenzione e tutto quello che ne deriva. Quindi in questo caso era un po' il secondo caso che raccontavamo qualche video fa. Avevano chiaro il problema e quindi si è andato a studiare in maniera specifica quel problema con un tempo di implementazione credo intorno a 6 mesi di raccolta dati. In questi 6 mesi sono stati appunto analizzati i dati, verificati i casi in cui avveniva questa rottura e tramite un algoritmo più o meno complesso si è riuscito a prevedere con 24 ore di anticipo rispetto credo alle 8 che c'erano state richieste appunto la rottura del pezzo, e questa rottura poi viene verificata naturalmente e con un buon 80% di probabilità effettivamente nelle 24 ore successive quel pezzo si sarebbe rotto. Avere questi risultati, questi dati in anticipo è un ottimo vantaggio per poter programmare e capire come far funzionare meglio la macchina. Assolutamente, e anche aggiungo avere le idee chiare sul problema e pensare di fare manutenzione predittiva senza capire qual è il problema naturalmente è una missione quasi impossibile, perché non si sa bene quali dati analizzare, quale problema risolvere. E quali sono stati, diciamo, i risultati finali e i vantaggi che hanno ottenuto? I risultati finali, appunto, dicevo, conoscere 24 ore prima la rottura del pezzo consente di programmare 24 ore prima, quindi alla fine del turno successivo, la sostituzione del componente, in questo caso una valvola, che si rompeva. E in più tutto questo, dato che è stato ottenuto monitorando i sensori con 4.0 box e parlando con i PLC da un lato, ma comunicando con i sistemi digitali, quindi MES, ERP, che normalmente utilizzano, consente appunto di ottimizzare la produzione, di fatto arrivando quasi ad azzerare i fermi macchina. Ok, tutto questo in meno di 6 mesi di implementazione. Esatto, perché, ripeto, il problema era chiaro e quindi si è andato a studiare in maniera specifica quel problema. Allora in questo caso la manutenzione predittiva è un qualche cosa che può diventare vera e propria routine. Una buona azione da seguire ed esempio anche per altre aziende che vogliono intraprendere questo percorso. Assolutamente. Bene, grazie Ugo, grazie a tutti e vi aspettiamo sui nostri social per rispondere ai nostri sondaggi. Grazie e buona giornata. Ciao a tutti.